Ciao amici, oggi parliamo della Sailor 1911 Profit Large con il pennino F. Avevo già fatto il video per la prova dell'extra fine e anche una comparativa fra le due. Dedichiamo un po' più di attenzione a questa penna che ho caricato con un inchiostro molto particolare, ma è veramente una meraviglia. Andiamo a vedere come scrive e come è fatta. Ok amici, allora intanto come si presenta la confezione quando acquistiamo questa penna? È il classico astuccio Sailor. Lo apriamo, troviamo la penna, troviamo il tagliando della garanzia e troviamo anche il converter. Il converter che è quello, vediamo, sì, con il classico attacco della cartuccia della Sailor, che vi ho portato qua proprio per farvi vedere. Prendiamo uno di questi, una del Gentle Ink, ecco qua. Come vedete è un attacco proprietario, quindi Sailor utilizza il proprio attacco. Sailor ha questi inchiostri, ha degli inchiostri anche molto belli che ho recensito più di qualche volta e che utilizzo. Uno è il Kivaguro a nanopigmenti, un nero davvero profondo, il Gentle Ink che ha diverse sfumature di inchiostro, e poi ci sono anche delle serie speciali. Non mi dispiace affatto, anzi mi piace proprio la serie Shikiori, che sono degli inchiostri con dei colori, con delle varianti ancora e ulteriormente diverse. Cosa abbiamo oggi? Oggi abbiamo una Sailor, eccola qua, 1911 Profit Large. Vi spiego il perché. Vi spiego il perché Large. Questa a fianco in color bordeaux è la serie standard. Sono praticamente quasi identiche viste da chiuse o viste insomma da lontano, ma le differenze sono profonde. Una volta che l'andiamo ad aprire troviamo che effettivamente la versione large, eccola qua, è una versione large, si differenzia proprio per la grandezza della penna e per le dimensioni del fusto. Sono due belle penne entrambe, però la large ha delle prelibatezze che non sfuggono a noi appassionati. Ad esempio, la prima cosa è questa, proprio la prima grande differenza: il pennino. Il pennino non è da 14 carati, non è da 18, bensì 21 carati. E significa che c'è una bella percentuale di oro e la si sente tutta nella fase di scrittura. Un pennino da 21 carati così rigido come è quello Sailor, perché questo è un pennino F, ed è il motivo per il quale rifaccio il video, perché avevo già recensito la Sailor 1911 col pennino extra fine. Pur essendo un pennino rigido, ma avendo questa disponibilità di oro nella sua consistenza, nella sua lega, lo rende davvero morbido, fruibile, ed è una delle cose che mi piace di più di questa penna, oltre alla livrea che è veramente bella. Perché è bella, a me piace, lo sappiamo tutti che ricorda molto da vicino la Montblanc 149, ma che possiamo farci? Io mi sto sporcando senza niente. Che cosa mi piace di questa penna? Mi piace la sobrietà, senza rinunciare a qualche fronzolo che però ritengo ancora essere insomma nei limiti della sobrietà. Come dicevo prima, per esempio queste verette, che è puramente formale perché la penna non ha movimento a pistone, quindi serve solo per fare un po' il pandan con quella del gruppo scrittura e con quella del cappuccio che abbiamo qua. Il cappuccio con la sua clip, quella classica Sailor, e la veretta, che in realtà è una doppia veretta, e quella più grossa è abbastanza estesa come per altri modelli, ma in questo caso, vi ripeto, è doppia. Porta la scritta Sailor Japan 1911, founded nel 1911, quindi un po' i dati di targa della casa dell'ancora. Ma poi cosa mi piace ancora? Ve l'ho fatto vedere, credo, in quasi tutti i video. Mi piace come ci sia la cura riportata. Vedete che razza di filettatura per smontare il fusto? Guardate che attenzione c'è in questo aggancio.
Quindi ci troviamo una penna che è un corpo unico, vedete anche questa guarnizione nera sottilissima, serve a dare uno smorzamento e quindi a controllare la chiusura. Quando andiamo a serrare non c'è la plastica che confligge con altra plastica, che magari scricchiola, non riusciamo a dosare, si incrina, si screzia. Per carità, su una penna così e di questo prezzo è giusto che ci sia un'attenzione particolare come quello, ma il vero punto di forza sta nel pennino. Andiamo a vedere sia come si maneggia, ma come scrive soprattutto. Intanto diamo un'occhiata alle proporzioni, alle misure di questa penna. Qui abbiamo una Pelikan 150 come al solito e qui abbiamo la nostra Lamy. Come vedete, tutto sommato la lunghezza raggiunge quasi quella della Lamy. Vuol dire che è una penna abbastanza generosa nelle proporzioni. Guardiamola senza invece il cappuccio, come appaiono, e la proporzione viene un pochettino ridimensionata. E allora osserviamo che la Lamy è effettivamente la più lunga del gruppo, mentre questa Sailor, che sembrava così generosa nelle proporzioni, tutto sommato è abbastanza contenuta. È molto bella, veramente bello lo sviluppo di questa forma a sigaro. Andiamo a vedere col cappuccio ritornano di nuovo le proporzioni che abbiamo visto precedentemente con le penne chiuse, salvo che la Lamy è esagerata. Eccola qua, quindi anzi mi va anche fuori campo. Il fatto di avere il cappuccio calzato, che poi io non uso mai nella fase di scrittura, la rende comunque una penna piacevole anche col cappuccio calzato. Non è da tutti, vi parla uno che non ama le penne col cappuccio calzato, ma questa è veramente bella, la trovo elegante anche con il cappuccio. Invece la scrittura no, non mi trovo, preferisco usarla senza. Allora, vediamo, a proposito di scrittura, come se la cava. Cominciamo con una carta becera, una carta da appunti sulla quale, insomma, bisognerebbe utilizzare una carta un po' più bella, vero, per penne importanti come queste, ma non è affatto vero. Perché? Cominciamo con lo stampatello, perché Sailor, soprattutto un pennino come questo qua, 111 Profit, large, scrive bene ovunque, 21 carati, fine nib. Non vi ho detto che inchiostro c'è dentro. Allora sto sperimentando questi inchiostri della Colorverse che sono belli, mi piacciono e devono essere belli, visto il prezzo che costano, ma ne parliamo nel video, nella recensione che sto curando per voi. Allora mettiamolo, Ink Colorverse. Questo pennino è di una scorrevolezza incredibile, si chiama KLSV2 questo inchiostro, che tra l'altro è abbinato ad un'altra piccola boccettina molto, molto bella. Cosa si può dire di un pennino così? Che innanzitutto è un fine che nella prova comparativa che ho fatto con l'extra fine non è poi così diverso nel tratto, è solo leggermente, ma leggermente più grosso, ma non è quello che ci colpisce. Quando scriviamo con un pennino così ci accorgiamo soltanto che è un pochettino più rotondo, un pochettino più amichevole nel fare le linee, le curve, anche quelle che vanno in alto, non c'è il minimo segno di impuntatura, non, guardate, di qua, di là, assolutamente bellissimo. Proviamo a usarla per gli appunti, siamo in ufficio o all'università, dove vogliamo, appunti veloci con Sailor. Qui sentirete tutta la familiarità che c'è anche con la serie standard, con le penne più economiche, anche le Shikiori, le Pro Color, cioè una capacità di scrivere. Lo mettiamo alla prova con gli appunti piccoli, facciamo finta che sia un quadretto da 0,5, altrettanto veloce, altrettanto stabile, stampatello minuscolo. Proviamo a B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, va via come una scheggia. È molto bella, ma soprattutto vediamo come se la cava con
così con Sailor, e qui emerge tutta la bellezza di un pennino come questo. È morbido, è rotondo, eppure stiamo parlando di un pennino fine che proprio scorre come se questa fosse la migliore carta. Proviamo con un carattere più piccolo, proviamo SV2, molto bello. Lo mettiamo subito alla prova con un'altra carta. Manco a dirlo, prendo un blocchetto Rhodia, carta della serie Unilank, la usiamo di qua. Quindi una finitura ancora più liscia, proprio dedicata alle nostre amate stilografiche. Qui è veramente molto bello utilizzare un pennino come questo. Cos'è KLS2? Questa è veramente una bella penna, un pennino, pennino F. Trovo che sia più appunto questo pennino F del F, ma allora no, ho sbagliato. Trovo che sia più piacevole per un utilizzo a 360 gradi questo pennino, non che sia più appunto, ho sbagliato a dirlo così, perché sono perfetti nella loro fabbricazione, nella loro progettazione entrambi, anzi forse stupisce di più un extra fine che possa scrivere in maniera leggera come quello della Sailor che ho recensito precedentemente rispetto a questo qui, perché forse con un fine è un po' più facile. Però l'agio che vi trasmette la punta fine, che non è così dissimile dall'extra fine, andatevelo a vedere nel video che le mette in comparazione, vi permette di fare l'una e l'altra cosa, di passare da una scrittura di tipo calligrafico, posata, eccetera, a quella degli appunti da prendere, soprattutto poi con una digeribilità, diciamo così, di inchiostri che è un pochettino più ad ampio spettro, mentre per il pennino extra fine servono comunque degli inchiostri abbastanza lubrificanti, abbastanza tendenti al grasso, perché devono comunque creare quel film per far scivolare bene l'inchiostro il pennino sulla carta. Con questo possiamo aumentare la possibilità e la potenzialità di ricerca e di prova degli inchiostri, perché li digerisce meglio, cioè ha meno esigenze rispetto ad un pennino extra fine. Ecco il motivo per il quale fra le due ho deciso di tenermi questa, perché la trovo più adatta a tutto quello che una penna deve riuscire a fare. Mi piacciono le penne specializzate, ma non troppo la specializzazione, perché una penna che fa bene solo quello lì o lo fa benissimo oppure una penna un po' limitata, cioè è sempre la doppia natura che emerge, cioè vogliamo qualcosa che faccia benissimo, che sia veloce, poco stancante, però poi quando la andiamo a mettere sul piano della calligrafia e la confrontiamo con altre penne, diciamo ahimè non è altrettanto valida. Lo stesso capita con la penna con la quale ci troviamo benissimo a fare i rigori calligrafici, magari addirittura anche qualche fregio, però poi non è altrettanto veloce e rapida nello stampatello, nell'uso quotidiano. Insomma, trovare una penna che riesca a fare questo e quello vuol dire avere per le mani una bella penna. Ecco, questa secondo me riesce a fare e l'una e l'altra cosa. Cari amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video e buona scrittura a tutti.